Scusate, stavo guardando lei cosa devi combinare. Inizi che ho notato una cosa veramente stranissima. A parte che questi che abbiamo già in diverse occasioni. Ma l'altra cosa stranissima è che devi battere questo nuovo boss, no? Voi vedete qualcosa di dentro? Io no. Cioè hanno messo questo boss qua, praticamente elettro. Ci hanno piazzato Chiara ma non c'è niente di dentro. Niente. Boh. Prima che lo fa di nuovo poi c'è niente. Boh, mizzica, poi ho visto come funziona il boss, praticamente di averne uno per ogni personaggio sono tutti gli elementi di avere. Perché questo qua non muore se non hai i personaggi. Addirittura mi sembra che anche in qualche modo gira, non sono sicuro. Ho visto un tizio che lo batteva con un team free to play. È rimasto alquanto così. Cos'è sto? Beh, i puzzle lì li facciamo un'altra volta. Adesso sono le 18 e 18. E boh. Ci diamo a 6 idea. Non so perché questo è blu. Blu. Ah, questo qui è quello lì che dovevamo prenderci, che non è male questo. Piccole creature prima di usare la rete stessa come mezzo per riprodurre le loro. Blu. So this is a day in the life of the traveler. Questo. I'm learning more about you Mitica all l'ho the time. visto. Cioè ci sta che da quanto ho capito si può arrampicare sui muri, ma non so cosa combina, dovrei tirarla fuori 2 secondi e vedere cosa fa quel personaggio lì, però non capisco. Appena l'ho visto mi è passato. Oh yeah! Però non c'entra niente con Tango Wakamurasaki. Non avrei dovuto dire Inizi. Che succede? Ciao, per caso ti ricordi della rete della Biquita? Dopo aver risolto lo scorso problema, ho spiegato ciò che è successo a una mia amica. Si chiama Wakamurasaki ed è una bea. Si considera una designer. Il modo in cui ha usato la rete l'ha ispirata. Quindi mi ha assillata per tutto il tempo per aiutare a cercare nuove tecniche con le quali modificare la rete della Biquita. Non la sopportavo più, così ho trovato qualcosa di nuovo nella mia collezione di libri antichi. Se ne hai voglia, viaggiatore, vai a trovarla, se non sbaglio dovrebbe avere la modifica 1. Non la sopportavo. Che scemenza. No, è assurdo, roba con la post fight. L'ho vista adesso. Forse non dovevo guardarla, se non la guardavo lo facevo lo stesso, disegnavo un po' i denti ma lo facevo lo stesso. Però il problema è che se tu vuoi... no ma aspetta, che cacchio sto dicendo? Fermati un attimo la lingua. No, servono questi. Sono obbligato. Portati dentro che sta di giorno.
Non me li fa vedere, ma i postati dentro, cioè. No, di averne così 3 leggendarie. Quindi per potenziare lei devi avere. Devi far fuori questo finché non ti dà tutta sta roba qua. E poi devi fare questo. Ma chi me l'ha fatto fare per quel personaggio? Perché mi sta Only those who simpatico sample nella it many storia? Ma times can porca appreciate its true qualities. design. Mhm. Così dovrebbe andare. Tu sei Waka Murasaki? Eccomi, cosa hai bisogno? Beh, sono qui per la rete della ubiquità. Davvero? Ah, ora mi ricordo. Devo essere il viaggiatore. Sango mi ha parlato di te. Thank you very much. Il modo in cui hai utilizzato la rete è stato davvero impressionante. Fonte di ispirazione. E non ho detto che la stai modificando. Non mi ricordo. Beh, Sango ha pure scovato una nuovissima tecnica. L'Omnium per me. Ho utilizzato questa tecnica per modificare di nuovo la rete. L'ho chiamata il modello supremo. Secondo Sango questa tecnica permette di trattenere l'essenza delle creature viventi prima di utilizzare certi oggetti per ricrearne la forma. Dice che ricreare un'essenza umana sarebbe il massimo risultato che si potrebbe raggiungere. Tali essenze sono in grado di fornire risposte senza mentire mai. Devo dire che una tecnica di questo tipo sarebbe estremamente utile per un'investigatrice come Sango. Sai che c'è? In realtà penso che sia per questo che mi ha parlato di questa tecnica, mi ha permesso di modificare la rete. Ah, ma non dirò a nessuno, lo dico a te solo perché so che Sango è una tua amica, ok? Così è eccezionale. Non ancora. Indipendentemente da come la modifico, questa rete può essere utilizzata per creare essenza di piccole creature, non ha alcun effetto sugli esseri umani. Che ne dici? Prendi questa rete, chissà. Hello. Chissà, vederti in azione potrebbe darmi nuova ispirazione. Tieni, ricorda, ora la rete dell'ubiquità suprema e non solo la rete dell'ubiquità. Ora vai a reclutare qualche animatello, maledetto. Poco. Sangue statualmente raggiungere la missione malvagita di... Quindi maggiore informazione. Mi sto facendo un intreccio secondo me con queste missioni che non mi fa più andare. Forse non dovevo neanche fare questa missione. There's a pleasant breeze. Ah no, la malvagità degli uomini. And glorious sunshine. So, where shall we go for a walk? Hello, we'd like to ask some questions about Arataki Ito. Ah, ok, così a casa mi sbloccato. Oh, him again. Sure. I have answers. We've already done some investigating for the Tenryo Commission. But first, do you have enough Moro to cover the fee? I've heard all about your travels. After everything you've been through, I'm sure you understand the way these sorts of things work. How much more are we talking about here? One. A one-off payment of 397,000 Mora up front, plus a further 5% of your Adventures Guild remuneration as my commission, if Arataki Ito is successfully caught and brought to justice. Whoa! That's crazy expensive! How did you even come up with the price that high? Hold on. I wasn't finished. It just so happens the initial fee has already been paid in full by the Tenryo Commission. All you'll need to pay is the small commission fee. And, as for that amount, I'll settle things with the Adventures Guild once we have Ito. So, from the way I see it, you guys are getting a pretty nice deal. Now then, to give you the full picture in this case, we must first recount a well-known Inazuman fairy tale. Mama. Cutscene. A long, long time ago, in a village lost to time,
there lived a Crimson Oni and a Blue Oni. They were the best of friends. The Crimson Oni looked fierce, but was gentle like the humans. The Blue Oni looked human, but was reclusive, like an Oni. The Crimson Oni wished to befriend the humans, but they were scared and threw beans at him whenever he came near. So the Blue Oni said to the Crimson Oni, Akka, I'll cause trouble in the village. You'll come and stop me. Then the humans will accept you. As planned, the Crimson Oni chased the Blue Oni away. The Crimson Oni's deeds spread throughout the land, and people finally accepted him. But when the Crimson Oni went to tell the Blue Oni the good news, he was gone and left only a letter behind. I went traveling. Don't come find me or they'll treat you as a naughty little Oni. But don't worry about me. No matter where I go, we'll always be friends. No, troveremo quando... That's it? What about the little blue Oni? Whatever happened to him? Oh, I suppose the Blue Oni simply disappeared, never to be seen again. Only the Crimson Oni remain now. saranno andati sottoterra. What? The blue Oni was just an innocent little kid! Questo ha qualcosa a che fare con la situazione attuale? Of course it does. Otherwise, I wouldn't go through all the trouble of telling it. One interpretation is that the story is actually broadly based on historical events and that Arataki Ito is, in fact, a descendant of the Crimson Oni. Ah, sì? What I'm trying to tell you is that the Oni have sacrificed a lot in the past in order to finally integrate themselves into human society. But every generation of Oni inherits these traits. So while Arataki Ito has never been known to commit a wrongful act in the past, can we ever completely rule out the possibility of him one day allowing this side of him to take over? Boh. But how could he do that? After the blue Oni's sacrifice? That would be such a betrayal! That's a very old story. Nobody knows how long it's been since the Blue Oni disappeared. We can only assume that they have long since died out, in which case, it would be quite a stretch to say it still counts as a betrayal at this point. Besides, the suspect has already confessed. What is there left to discuss? Mi fa ridere, sto pensando proprio a me oggi che siamo andati a trovare e fa... È venuto fino a qui per trovarmi. Che scemo. According to my investigation, he was headed southwest. I would bet he's already made it to Yashiori Island by now. The Tenryo Commission is unable to enter territory controlled by Sangonomiya troops. No doubt that's the reason Arataki Ito chose to flee in that direction. Thank you for the information. Don't mention it. I'm just doing my duty. Wait! Hyman still has a question. If Arataki Ito has given in to his bad side, won't that mean he's extra mean and violent now? I could only assume so. Judging from his previous bouts, he is a skilled fighter with a lot of brute strength. Whether or not you'll be able to handle him, that I do not know. Okay, but what's up with people throwing beans at Oni? What use is that? Ah, yes. Now that you mention it, I seem to recall that Arataki Ito is allergic to beans. In fact, all Oni will avoid beans, but especially Ito. I heard that just touching a bean is enough to incapacitate him. Ah, ok. If you could weaken him a bit by triggering his allergies, perhaps you'd have better luck subduing him. Sembra una cosa da pezzenti, però c'ho anch'io l'allergia adesso. Vabbè, sembra una stupida. Right! Knowing our target's weakness will make things a whole lot easier. It just so happens that I have a bag of beans right here. I was planning to use them to make some porridge, but I think you will find a better use for them. Thank you. Of course, I will charge the Adventurers Guild a fair and reasonable rate for the beans. Sneaky! But also, thanks! Let's head to Yashiori Island and start looking for Ito! Vabbè.
È un sacchetto di fagioli. Che scemento. Va bene. Boh, sì, non riesco veramente a... Sarebbe una pazienza suprema. Quindi A non me blade l'aspettavo. embraces its duty. E lui com'è? Guarda mia. E lui c'ha tutto... Perché non... Tutto design. Perché Kirara c'è tutto a casaccio? Giunta. Mi piacerebbe avere Team dentro, ma guarda che schifezza. E poi allora dopo che abbiamo preso saranno sempre 48, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sì, sempre 26. 26, no, questo è... No, ma non lo so neanche io. Sono fumato adesso. Che pazienza. Devo farmi quello. In più devo andare a prendermi l'ipostasi e poi raccogliermi questi. Sono fuori. Non so se sono fuori io. C'è un... È facile da raccogliere, non so se sono fuori io. Se io fossi a livello 20 o direi che ci sta, raccogli questi. Poi bisogna prendere anche questi. Che miseria, non riusciremo mai a farci un personaggio dentro se continuiamo così. C'è da diventare in bambini. Che cacchio. Ma è la prima volta che vedo un personaggio così. Mi piacerebbe tanto averla, ma... E guarda Ray 2, per esempio, guarda Ray 2 è vecchia come il cucuzzo veramente. C'ha tutta la roba letto. Cioè, non riesco a capire. Boh. Non riesco a capire. Che cacchio. A Che blade cacchio. embraces its duty. Che cacchio c'è sta roba qua? Ah. Animaletti vuol dire anche le volpi? Hanno un certo margine di miglioramento. Gli animali che possono essere catturati sono consegnati nell'archivio. Vabbè. Poi veniamo. È tornato tuo figlio a casa. Sì. Vai. Che rottura di scala. Sapete una cosa? Non c'ho più tanta voglia di giocare oggi, Genshin. Tanto penso che ho fatto tutto. Sinceramente. Abbiamo fatto le missioni del samurai. Non perdere. Non c'ho più voglia. Quindi anche se abbiamo fatto 20 minuti di stream proprio adesso in questo momento. Che se ne frega. Quindi ci vediamo. Ciao ragazzi. Ciao. Tanto adesso tra 40 minuti devo, anzi tra un'ora devo andare a lavorare. Meno di un'ora. Dipende. Vabbè, ciao ragazzi. Buon proseguimento e buonanotte o buon lavoro, qualsiasi cosa state facendo, ok?